Ciao a tutti e benvenuto a un nuovo video di Sardegna World. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale, ad attivare la campanella, a lasciare un like se il video vi piace. Oggi ci troviamo a Rio Petrisconi, abbiamo fatto il trekking e vi mostreremo tutte le bellezze di questo posto. Andiamo al video. Ciao! Ok, abbiamo lasciato la macchina e oggi ci troviamo in compagnia di mio compare. Ciao! Perché è fondamentale, trekking non si fanno mai da soli, per qualsiasi evenienza. Ok, abbiamo dovuto togliere scarpe, calze e abbiamo attraversato così. Siamo a metà marzo più o meno, non vi dico il freddo. Ok, proseguiamo. Ci avviciniamo all'imboccatura che abbiamo visto col drone, la vediamo in tutto il suo splendore anche da qua, imponente. E questa è una delle più piccole cascate che vi mostreremo oggi. Ok, torniamo sul sentiero e proseguiamo. Questa che stiamo facendo oggi è una meta che anche d'estate è molto gettonata, non c'è solo mare, ci sono anche queste bellissime cascate con questi ruscelli e queste piscine che danno sollievo estivo al caldo che abbiamo qua in Sardegna. Questa che vedete è la prima cascata grande che troviamo a Rio Petrisconi e poco prima di lei c'è una piscina naturale dove la gente si bagna, ma oggi non è sicuramente l'intenzione nostra, sia per il freddo ma anche per il corrente.
Ok, siamo tornati all'incrocio, adesso prendiamo quella stradina a destra in salita che vi dicevo prima per la seconda cascata. Proseguiamo. Giornata alternata tra sole e nuvole, però la cosa più importante è che Rio Petrisconi è veramente in piena ed è stata proprio questa la cosa che ci ha fatto scegliere di venire oggi. Una bellissima vallata, qua sotto è dove ci trovavamo poco fa. Anche oggi abbiamo la fortuna di ritrovarci soli, non abbiamo ancora incrociato nessuno. Guardate qua, guardate il sentiero dove va a passare, archi della natura che si sono formati e non si sa neanche come. Praticamente stiamo passando in mezzo a due massi che si sono appoggiati l'un l'altro. Bellissima particolarità. Queste cose non si vedono tutti i giorni e non si vedono neanche ovunque. Comunque questo trekking va tenuto in considerazione anche nel periodo estivo, perché tutti questi alberi e anche l'acqua stessa dei fiumi, dei ruscelli e di queste piscine naturali danno sollievo al caldo estivo, quindi potrebbe essere una valida alternativa se d'estate siete qua. Non è un trekking faticosissimo, è abbastanza fattibile. Giustamente scarpe da tennis sono il minimo per poterlo affrontare e io consiglio almeno 2 litri d'acqua nel periodo estivo da averli appresso. Alimenti, tutto quello che giustamente serve per poterlo affrontare, e consiglio anche di lasciare le cose superflue, quelle che non servono, perché sono soltanto peso che darebbero fastidio al trekking. Comunque adesso iniziamo le discese e ci stiamo avviando verso la seconda cascata. Adesso ci troviamo in questo bivio dove noi andremo a sinistra per la seconda cascata grande, mentre per la piscina, la grande piscina naturale, dovremo tornare qua e proseguire qua sotto. Quindi niente, adesso giriamo a sinistra e proseguiamo alla seconda cascata. Questo è un problema. Vediamo se pietra su pietra. Sì, forse siamo fortunati. Sì, sì. Quindi siamo arrivati. Abbiamo superato questo punto che ci voleva ostacolare. Allora, primo passaggio, fiume in piena. Abbiamo dovuto togliere calze e scarpe e siamo passati. Le nuvole stanno facendo perdere tempo con le riprese. Adesso abbiamo trovato un altro pozzangherone gigantesco. Riusciremo a finirlo questo video. A breve troveremo una ripidissima discesa, che al ritorno sarà una ripidissima salita. Ma non preoccupatevi, tanto voi siete seduti, quindi poco cambia. Guardate qua questo ginepro che secondo me è secolare. Quanto è bello. Per mostrarvi la grossezza del tronco, guardate qua. È enorme, guardate che forma. Bellissimo. Adesso da qua iniziano le discese, quelle ripide di cui vi dicevo, ma bisogna stare molto attenti soprattutto se si hanno bambini, perché dalle riprese non penso che si possa vedere bene quanto sono ripide. Guardate qua cosa è caduto.
guardate quanto è grande. Adesso noi ci infileremo qua sotto. Ok, lasciamo la seconda cascata e adesso torniamo indietro in quella bellissima salita che ci sta aspettando. Guardate qua, lassù dobbiamo arrivare, quindi che la salita abbia inizio. Ciao! Abbiamo appena iniziato e sono già stanco. Bisogna rimettersi in forma. Ok, siamo arrivati in cima. Non so neanche lì a spiegarvelo. Corta ma intensa. Ok, siamo tornati all'incrocio che ci ha fatto dividere per la seconda cascata. Adesso prendiamo la strada a destra che prima avevamo lasciato, che questa ci condurrà praticamente alla piscina naturale gigantesca di Rio Petrisconi. Adesso vediamo questa piscina naturale a quanto dista. Naturalmente stiamo anche calcolando il tempo che ci stiamo mettendo a fare il trekking, così per da darvi una dritta sulle tempistiche, prendendola tranquillamente. Ok, il rettilineo lungo è finito. Adesso ci ritroviamo a scendere e si sente di nuovo un forte rumore di ruscello. Non manca molto, abbiamo penso ancora un paio di centinaia di metri da affrontare. Sto notando che si sta iniziando a scendere, quindi non dovrebbe mancare molto. Lui inizia a scendere più vertiginosamente in confronto a noi. Abbiamo un piccolo strapiombo sulla destra, però il cammino è ben evidenziato. Eccola qua, la grande piscina naturale. Com'è andata? Bello, vero? Bellissimo, tante belle piscine, tante belle cascate, una zona bellissima.
da tenere in considerazione anche per l'estate, perché comunque non c'è solo mare in Sardegna per rinfrescarsi, ma anche questa è una valida alternativa. Quindi segnatevelo, Rio Pitrisconi, San Teodoro, e niente, ci vediamo alla prossima avventura con Sardegna World. Ciao! Adesso bisogna attraversare. Non aggiungo altro. Ok, siamo arrivati alla macchina, tiriamo un po' di conclusioni. Trekking bellissimo, tutta la zona all'interno è bellissima, veramente, tantissime belle cascate, tantissime belle piscine naturali. Diciamo che ci vuole circa un quarto d'ora per arrivare alla prima cascata, da lì per arrivare alla seconda un'altra mezz'oretta, e io penso un altro 40 minuti tranquilli per arrivare alla grande piscina naturale. Poi abbiamo contato che il rientro è tutto salita, circa un'ora, un'ora e 10 siamo riusciti a tornare alla macchina. Quindi stiamo parlando di un giro di quasi 2 ore e mezza, dai, senza contare quanto ci si ferma in ogni posto. Quindi niente, riassumiamo: scarpe da trekking se possibile, se no scarpe da tennis, 2 litri d'acqua soprattutto d'estate, e un cappellino magari se venite nei periodi caldi. E niente, per il resto roba da mangiare e tanta voglia di camminare. Ciao a tutti!